Che anno sarà il 2026? Sarà l'anno della svolta, della rinascita, dei nuovi inizi? Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo anno? E soprattutto sarà uguale per tutti? Bene, a queste domande e molte altre andremo a rispondere in questo video dedicato all'energia dell'anno 2026 secondo la numerologia. Prima di iniziare però mi presento, mi chiamo Carlotta e mi occupo di numerologia genealogica, un sistema che ho sperimentato e creato nell'arco di questi anni, dove ho unito la sapienza della numerologia e le diverse correnti numerologiche all'approccio sistemico e familiare. Quindi quello che faccio è accompagnare la persona attraverso la lettura della sua data di nascita a conoscere se stessa in maniera più profonda, andando anche nelle memorie familiari che ha alle sue spalle. Come lo faccio tutto questo? Attraverso letture individuali, attraverso masterclass dedicate a temi specifici e attraverso anche incontri in presenza dove unisco la numerologia alle costellazioni familiari, sistemiche e spirituali. Ma ora non perdiamo altro tempo ed entriamo nel vivo di questo video dedicato appunto all'energia universale del 2026 secondo la numerologia. Cosa andremo a fare nello specifico? Andiamo a vedere come si calcola l'energia dell'anno universale, andremo a vedere se è davvero l'anno dei nuovi inizi per tutti, perché c'è una differenza tra anno universale e personale che tra poco vi spiegherò meglio. Andremo a vedere le parole chiave di questo 2026 e anche i consigli pratici su quello che si può fare nella vita di tutti i giorni. Ovviamente daremo uno sguardo anche a quelli che sono gli archetipi e i simboli legati a questo 2026 e ai numeri che ruotano attorno a questo nuovo anno. Iniziamo. Allora, c'è una premessa da fare. Come dicevo poco fa, l'anno universale è un'energia che accomuna e attraversa il tempo a livello collettivo, perché c'è da fare una differenza tra tempo, diciamo, universale e tempo personale, meglio definito in numerologia anno universale e anno personale. Quindi l'anno personale è diverso dall'anno universale che ognuno di noi vive, in quanto ognuno si trova nell'anno 2026. Quindi l'anno 2026 a livello collettivo per tutti è guidato da un'energia numero 1. Come si arriva a questo numero? Semplicemente sommando le cifre dell'anno 2026, quindi 2 più 0 più 2 più 6 fa 10. La cifra va ridotta ulteriormente ad un numero solo che sia compreso tra 1 e 9, quindi 1 più 0 fa 1. Quindi il 2026 sarà guidato dall'energia dell'1, ma è molto importante analizzare e tenere in considerazione da dove arriva questo numero 1. Non deriva da un 28, non deriva da un 19, ma deriva da un numero 10. E anche questo è un elemento che dobbiamo tenere da parte, perché dopo vi andrò a spiegare anche il significato di questo 10. Quindi a livello collettivo è un tempo, un'energia dove ognuno di noi è artefice e co-crea continuamente. Questo è anche poi un tema legato al 2026. Ho tra l'altro identificato una sorta di manifesto che va a descrivere e racchiudere l'essenza di questo nuovo anno. Tra poco ve li andrò a mostrare. L'anno universale è per tutti l'uno. Poi però c'è l'anno personale, che cambia annualmente come quello universale, ma si calcola in base alla propria data di nascita. Essendo che l'1 è il primo numero della scala numerica, l'1 è per eccellenza legato all'energia dei nuovi inizi. Nuovi inizi, nuove idee, dare vita a qualcosa proprio che fino a prima non c'era. Vi ricordo che arriviamo da una conclusione novennale di un ciclo, perché il 2025 è stato anno universale 9. Dopo il 9 si ricomincia da 1. Ci siamo lasciati alle spalle un anno legato alle conclusioni, alla trasformazione, al portare a termine ciò che si era iniziato negli anni precedenti, questo sempre a livello collettivo. Si chiude un ciclo per iniziarne un altro. Questo proprio riguarda tutti. Poi ovviamente, ripeto, a livello personale ognuno si trova nella sua energia. Quindi quello che poi bisogna fare è mettere in comunicazione l'energia del nuovo con l'energia personale, che potrebbe anche essere un'energia di conclusione. Quindi qua un po' bisogna, come dire,
non solamente ascoltarsi, ma cercare il più possibile di sperimentare come queste due energie si possono collegare, matchare, come possono convivere insieme, perché questo accade sempre in qualsiasi momento. Quindi stavo dicendo, arriviamo dalla fine di un ciclo novennale, siamo entrati in un nuovo ciclo, nuova energia, nuove possibilità, nuove occasioni a livello globale. Ed ecco che voglio svelarvi il manifesto che mi è arrivato in un momento di centratura e di meditazione, che è questo: siamo tutti uno o siamo tutti soli? Questa frase racchiude l'essenza di questo anno collettivo numero 1, perché l'uno è l'unità, è l'origine da cui tutto ha preso vita. L'uno è un numero senza tempo, è proprio atemporale, quindi è sempre esistito, e dall'uno prendono vita poi tutti gli altri numeri. L'uno parla proprio di unità. Nell'uno ancora non esisteva la dualità, che è ciò che poi noi assistiamo e viviamo quotidianamente in questo piano di esistenza per fare esperienza. L'uno, per fare esperienza di se stesso, crea il due. Quindi crea la dualità, il lato luce e il lato ombra, il buio e la luce e così via. Quindi nell'uno non c'è la separazione, non c'è divisione, perché siamo tutti parte di uno stesso unico organismo. L'energia di questo anno può portare a due strade. Questo dipende sempre da come noi viviamo le cose in maniera individuale, quindi poi anche di riflesso collettivamente. Le strade sono lavorare e prendere consapevolezza che quello che noi facciamo nel quotidiano, i nostri pensieri, le nostre azioni e decisioni si riflettono nell'immediato nella collettività, quindi si può lavorare sempre di più su se stessi per riconoscere il fatto che non c'è separazione, che non siamo separati, divisi, diversi dagli altri, ma l'altra strada invece è quella sempre di più dell'individualismo, dell'arrivismo, dell'isolamento, ma non inteso come nell'energia 9. Il 9 era un'energia di isolamento e di introspezione. Qua si parla di isolamento più legato al sentirsi soli e pensare solamente al proprio benessere, tornaconto e dimensione. C'è questa grande scissione, può esserci in un anno 1 come questo. Quindi siamo tutti uno o siamo tutti soli? Sono le due facce della stessa medaglia. E chi stabilisce da che parte il mondo andrà? Lo stabiliamo noi nel nostro piccolo quotidianamente. Lo stabiliamo noi con le nostre decisioni, con le nostre scelte, con il modo in cui viviamo la vita nella quotidianità. E siccome l'uno, parlo delle parole chiave, le parole chiave dell'energia dell'uno sono affermazione di sé, unicità, responsabilità, azione programmata, idea, visione, coraggio e azione guidata dal cuore. Queste sono le parole chiave nel lato luce. Queste sono le opportunità e le possibilità che ognuno di noi ha come collettivo di poter coltivare individualmente nel proprio quotidiano per poi avere una risonanza a livello collettivo. Quindi l'energia 1, così come l'energia universale, non è qualcosa che noi subiamo, ma è qualcosa che noi quotidianamente co-creiamo. Quindi è vero, l'energia dell'uno è l'energia dei nuovi inizi, delle innovazioni, delle scoperte, delle nuove idee che iniziano a prendere forma, delle nuove possibilità, ma tutto questo si attiva se sono parte attiva di questo processo. Non è rimanendo sul divano che questa energia può pervadere la mia esistenza. Ecco perché azione è proprio una parola chiave. Non posso aspettarmi un anno diverso se non sto facendo nulla di diverso rispetto agli anni precedenti. Questo vale per tutti gli anni, ma in questo caso, con l'energia del nuovo ciclo che è appena iniziato, è ancora più forte, perché l'uno, come detto prima, è la scintilla che anima ogni cosa. Tu sei consapevole di essere questa scintilla che arriva da un unico essere, da un'unica realtà, da un'unica entità che è Dio?
Quindi siamo chiamati e invitati a prendere parte e ad agire con consapevolezza e presenza in tutto quello che facciamo noi nel quotidiano, nel nostro piccolo, perché ripeto, ogni singola scelta, decisione e pensiero che formuleremo e faremo avrà un impatto nella nostra realtà e società. Se noi abbiamo delle idee, dei progetti, abbiamo dei talenti che per paura non mettiamo in campo, questa cosa non andrà solamente a nostro discapito, ma andrà a discapito di tutti coloro che potrebbero beneficiare del nostro progetto, dei nostri talenti. E perché parlo di paura? Perché una delle sfide dell'anno 1 è proprio quello di temere di non avere gli strumenti necessari. Quali sono gli archetipi collegati all'anno 1 e i simboli? A livello numerologico l'anno 1 è collegato all'archetipo del guerriero. A livello di pianeta l'1 è legato al Sole. L'arcano maggiore corrispondente è il bagatto o il mago e se prendiamo in considerazione anche il numero 10, negli arcani maggiori dei tarocchi il 10 corrisponde alla ruota di fortuna. A livello di astrologia cinese, per il calendario cinese, l'anno 2026 è l'anno del cavallo di fuoco e anche qui ci sono delle importanti considerazioni e analogie che tra poco faremo. E l'1 collegato al Sole è legato anche al padre. Quindi questi sono i simboli e gli archetipi legati a questo anno. Quindi le opportunità legate all'anno 1 sono, come dicevo prima, l'innovazione, il dare inizio a qualcosa di nuovo, mettere su carta ciò che si vuole concretizzare e dar forma negli anni futuri. L'anno 1 a livello di immagine, metaforicamente parlando, è il momento in cui il seme, l'1 è il seme in quanto in potenza dentro di sé tutte le informazioni. Prova a pensare alla ghianda. Qui mi viene in mente la teoria della ghianda di James Hillman. Lui diceva che ognuno di noi è una ghianda, dove al suo interno la ghianda è già quercia. E lo stesso vale per noi nell'anno 1. Ognuno di noi è un seme che viene messo nella terra e che quel seme idealmente in potenza contiene già tutto quello che gli serve, contiene già quello che diventerà negli anni futuri. Quindi l'anno 1 è il momento per preparare la terra, identificare il seme che si vuole piantare. Voglio piantare una quercia, voglio piantare una pianta di pomodori, voglio piantare dei fiori. Che tipo di seme voglio piantare? Devo stabilirlo adesso, che siamo nell'anno giusto a livello energetico per poterlo fare. Quindi l'intento che viene messo nella terra per poi essere accudito negli anni futuri. A livello pratico e concreto come si può fare questa cosa? Attraverso la scrittura, per esempio. Tema legato anche all'energia del 10, perché il 10 a livello biblico, perché i testi sacri, secondo la Kabbalah, sono stati poi tradotti in codici numerici. Mani di Dio corrisponde al numero 10 e va tenuto in considerazione nei simbolismi di questo anno. Quindi il 10 che precede l'1 come risultato finale parla delle mani che realizzano, che creano, che scrivono, quindi anche le innovazioni, le scoperte a livello proprio anche possono essere scoperte a livello artistico, a livello culturale, quindi qualcosa di nuovo che avviene grazie alle mani come veicolo. E anche per noi le mani diventano un veicolo in questo anno, mani che scrivono, che realizzano, che concretizzano, che guariscono in senso molto ampio del termine, quindi è anche tutta l'energia che si manifesta e che viene incanalata attraverso le mani. Quindi l'energia pranica, per esempio. Tornando agli intenti, la scrittura, la creatività attraverso le mani può essere uno strumento validissimo per dare forma a queste idee che sono ancora dentro la mente. Abbiamo visto che per gli arcani maggiori di tarocchi il 10 corrisponde alla ruota di fortuna, abbiamo visto che le mani sono legate a questo numero e poi c'è l'altro aspetto, quello sistemico e familiare di cui vi accennavo all'introduzione. Questo numero, soprattutto se è presente all'interno della vostra data di nascita, per esempio siete nati in un giorno 10, avete 10 nel mese oppure 10 nella somma di tutta la vostra data, o nei doni materni,
contiene in sé un'informazione, quindi potreste essere particolarmente in risonanza con questa sfida che è anche tipica di questo anno a livello collettivo, la sfida appunto di pensare di non essere in grado di compiere qualcosa, è la paura di non farcela, è la svalutazione, soprattutto l'autosabotaggio, che a un livello archetipico parla proprio di questo numero. Quindi questo numero parla di paura di non essere all'altezza, l'idea di non avere il tempo per poterlo fare o di avere altre priorità, quindi dare priorità ad altro. A un livello familiare questo numero che cosa contiene? L'autosabotaggio in funzione di una lealtà, di un amore cieco verso qualcuno che nella famiglia prima di noi non si è potuto realizzare, o perché ha dovuto dedicarsi ad altro e quindi non ha potuto adempiere al proprio desiderio, al proprio progetto, che poteva anche essere un progetto lavorativo, o non ha potuto realizzarlo perché la persona se n'è andata prematuramente. Per chi ha questo numero nella sua data, questa memoria potrebbe essere ulteriormente amplificata. Potrebbero esserci occasioni anche che mostreranno questa informazione attraverso dei lavori personali che uno condurrà su di sé, attraverso, dei lavori in maniera molto ampia. E perché è importante saperlo? Perché, e questo vale per tutte le sfide di questo anno, se ognuno di noi sa che ogni anno porta con sé sfide e opportunità, e so che la sfida è come se fosse una sorta di forma pensiero, di automatismo, di illusione che l'anno mette davanti ai nostri occhi. Quindi l'illusione di questo anno è: non sei in grado, non sei capace, non sei abbastanza pronto, non sei abbastanza preparato, non hai studiato, devi ancora fare tanto prima di poter concretizzare. Sapendo che questa è l'illusione dell'anno 1, si ha uno strumento in più di consapevolezza utile nel momento di auto-osservazione, che è l'unico modo per poter uscire dall'inganno della mente e anche dalla sfida dell'anno 1. Quindi so che l'anno 1 mi pone davanti questa sfida e questa immagine di me, la osservo, la vedo e vado oltre, come attraverso proprio l'azione, che è appunto parola chiave di questo anno. Quindi ogni volta che subentra l'insicurezza, la paura di non farcela, ognuno di voi sa che è la sfida dell'anno 1. Ecco perché secondo me è molto importante sapere le opportunità dell'anno 1, ma è estremamente più importante conoscere le sfide, perché se io le conosco e le vedo, ho la possibilità di andare oltre e di non farmi ingannare da queste immagini, perché sono delle immagini, spesso non è la realtà dei fatti. Ovviamente l'anno 1 porta con sé la responsabilità, quindi ci invita ad essere responsabili delle nostre azioni, decisioni e scelte, ci invita ad essere responsabili anche di quello che facciamo, tanto quanto quello che decidiamo di non fare. E come ho detto prima, il non fare non ha una ripercussione solo su noi singoli, ma ha una ripercussione sul collettivo. Se una persona è bravissima, non so, a creare o a cucinare, più semplice, fa dei piatti meravigliosi, super gustosi, e questi piatti allietano gli amici, i parenti quando li invita a casa e loro escono da lì che volano per i sapori che hanno mangiato e gustato, ma questa cosa qui non portarla nel mondo, che perdita è? Non solamente per la persona, che quel talento in un qualche modo sarà destinato a perire se non viene incarnato ed esercitato, ma è una perdita anche per gli altri. Mi è venuto in mente una cosa: il 10 negli arcani maggiori corrisponde alla ruota, se vedete l'immagine, e il Dharma è rappresentato con il simbolo della ruota. Il Dharma è ciò che ognuno di noi è chiamato ad incarnare in questa vita. Quindi lungo questo anno il fatto di ascoltarsi e dare spazio all'ascolto di sé e all'incarnare il proprio Dharma, la propria missione, è estremamente vitale, perché quando una persona incarna la sua missione, non fa la guerra, non combatte contro gli altri, non li invidia, perché ognuno di noi è incentrato sulla propria essenza più profonda. Quindi incarnare il proprio Dharma, anche sulla base di questo potentissimo simbolo che è appunto questa ruota, è un'altra lettura e sfaccettatura che si può dare a questo 10 e al simbolo ovviamente adesso collegato. Vorrei concludere con un aspetto che è estremamente connesso e anche centrale per la numerologia occidentale, che è la Tetractis di Pitagora. Per Pitagora il numero 10 è il numero perfetto, in quanto corrisponde al numero che contiene al suo interno
i 4 principi che hanno dato vita al cosmo, e i 4 principi sono i primi 4 numeri, in quanto 1 più 2 più 3 più 4 dà 10. 4 sono anche gli elementi e le figure da cui tutto prende vita. L'1 è l'unità, quindi il punto. Il 2 è la dualità e quindi la linea. Il 3 è il piano e il 4 è il solido. Il numero 10 è l'unico numero che va oltre la dualità anche tra maschile e femminile, tra numeri pari e numeri dispari. Pitagora aveva identificato e associato ai numeri dispari l'energia maschile e ai numeri pari l'energia femminile. Nel 10 questo aspetto della dualità, della divisione scompare, non c'è più, in quanto appunto il 10 rappresenta la perfezione cosmica. Questa perfezione cosmica, da un punto di vista del quotidiano, riportando tutto alla vita di tutti i giorni, alla vita della collettività, ci dà la possibilità e ci mostra il fatto che questo uno che guida il 2026 è un uno che deriva da una saggezza, da un'esperienza pregressa. Da un punto di vista però della vita di tutti i giorni, questo 10 può rimandare al fatto che se ancora mi ostino a rimanere ancorato nelle vecchie abitudini, nelle vecchie paure, in situazioni che non riesco a concludere, il 10 arriva in maniera netta e porta via tutto ciò che non serve più in maniera non tanto gentile. Questo già era un processo che andava concluso nell'anno 9, e questo anno 1 può essere ovviamente, caratterizzato da degli strascichi degli anni precedenti. Questo ovviamente dipende anche dall'energia dell'anno personale in cui ci si trova, questo non si può non considerare. L'energia del 10 è un'energia molto ciclica ed è per questo che è fondamentale chiudere tutto ciò che veramente non ha più ragione di esistere. A livello emotivo, se pensiamo alla ruota che gira, anche a livello emotivo possono esserci dei su e giù emotivi importanti, ma anche qui, sapendolo, riconoscendo questo aspetto, si ha uno strumento in più per non rimanere intrappolati nella parte sfidante che questa energia porta con sé. A livello invece di archetipo numerologico, l'1 è associato al guerriero o al mago. Il mago soprattutto per quanto riguarda gli arcani maggiori dei tarocchi insieme al bagatto. In base alla corrente ci sono queste due figure. Che cosa contengono? Può sembrare una cosa l'opposto dell'altra, perché ovviamente in realtà è così dal punto di vista numerologico sempre. Ogni numero presenta i suoi lati luce e i suoi lati ombra, che possono essere a volte totalmente opposte come energie, ma non sono opposte, sono complementari. Questo per dirvi che l'energia dell'1 è un'energia che può esprimersi sotto forma di infantilismo, di insicurezza, di bisogno appunto di avere qualcuno che ti dice sì, vai, ce la fai, ci riesci. È un numero anche che parla a volte di disordine, di caos, perché si iniziano tante cose e non si porta a termine niente. È un'energia che parla di fare paragoni con gli altri, per esempio. Queste sono tutte le sfide di questo anno, quindi paragonarsi agli altri, e questo paragone porta poi alla frustrazione e quindi poi al blocco nell'agire, perché l'altro è sempre meglio di noi. Al tempo stesso però il mago è il grande, è il consapevole, è colui che ha preso consapevolezza di sé e di tutti gli strumenti che sono dentro il mago. Non a caso nei tarocchi di Marsiglia il bagatto ha sul tavolo tutti gli strumenti che gli servono e nella mano ha una bacchetta che rimanda comunque all'energia del mago, colui che crea attraverso la sua immaginazione, attraverso anche la parola e attraverso gli strumenti che lui ha dentro di sé. Il bagatto può portare caos e poi dal caos ovviamente nasce l'ordine, quindi ha un suo senso di esistere anche questo aspetto. Il mago è colui che dà vita alle cose, e il guerriero invece dal punto di vista degli archetipi numerologici è colui che afferma la sua unicità ma in maniera pacifica, attraverso l'azione, non attraverso la guerra per il semplice gusto di combattere l'altro. Il guerriero avanza nella vita sostenuto dal sole. Il sole è l'archetipo legato al padre. E anche questo è un aspetto molto importante da considerare in questa energia numerologica 1 per due fattori. Uno, il tema che per concretizzare nella vita bisogna essere totalmente connessi all'energia del padre ma anche degli antenati.
Se la persona è connessa al padre, non fa la guerra e le regole vengono viste come qualcosa da rispettare senza esserne succubi, ma anche senza trasgredirle. Il disordine che noi vediamo negli ultimi anni è dato dalla mancanza del padre nel cuore della persona. Il guerriero è colui che avanza nel mondo con decisione, sicurezza, determinazione, visione, perché alle spalle è sempre supportato e condotto dal padre, ed è un padre che è dentro di lui, incarna la sua energia, sa che lui è suo padre ed è totalmente connesso a questa energia. Quindi questa è un'altra grande sfida e opportunità che ognuno di noi è chiamato a vivere in questo anno universale 1. Il guerriero sa da dove proviene, è perfettamente allineato con le sue radici e non rinnega da dove proviene, non rinnega le sue origini, ed è proprio grazie a questo che ha la determinazione e la forza per andare nel mondo attraverso questa spada, che è anche ovviamente una bacchetta. Quindi a livello collettivo siamo chiamati a rispettare e far emergere la nostra unicità, rispettare e avere fede nella scelta dell'anima e del proprio dharma, incarnando la missione, avere nel cuore l'energia dei nostri antenati e realizzandoci anche in onore loro, lavorare sul rapporto col proprio padre, al di là che il padre sia presente o meno fisicamente, al di là che ci sia o meno ancora su questo piano di esistenza, perché è un atteggiamento interiore, come noi vediamo nostro padre. Il guerriero è colui che sa vedere il padre e gli altri al di là dei suoi comportamenti, ed è ciò che ognuno di noi è chiamato a fare per vivere bene. Ognuno di noi a livello collettivo è chiamato a rispettare i tempi degli altri, a rispettare il proprio tempo personale e a riconoscere il fatto che non c'è separazione tra noi e l'altro. Abbiamo visto la potenza anche della scrittura, la potenza del definire i propri intenti e quanto la mancanza o meno del padre possa fare la differenza, e su questo c'è un collegamento veramente interessante. Al di là che a livello di calendario cinese ci troviamo nell'anno del cavallo di fuoco, quindi il cavallo di fuoco è un'energia del fare, un'energia creativa ma anche distruttiva al tempo stesso. Per distruzione a me viene in mente i vecchi schemi, vecchi modi di fare che devono essere trasmutati in qualcosa di nuovo. Quindi sotto quella cenere ci sono i diamanti e nell'anno 1 siamo chiamati a individuare questi diamanti. C'è una corrispondenza anche con il mito di Helios. Abbiamo visto che l'anno 1 è legato al sole. Per la mitologia greca il dio del sole era Helios. Lui viaggiava su un carro guidato da cavalli infuocati, quindi questi cavalli dalle narici buttavano il fuoco. Attenzione qui, perché c'è una metafora, un parallelismo con l'energia padre-figli. Abbiamo detto che se noi non abbiamo il padre nel cuore non possiamo concretizzare, questo lo mostrano le costellazioni familiari. Il mito di Helios racconta che un giorno il figlio Fetonte gli supplica, chiede al padre di poter guidare il suo carro. Helios non voleva, perché era il carro con il quale lui si muoveva e portava la luce durante l'arco della giornata. Fetonte chiede che questo desiderio possa essere realizzato per una serie di cose accadute. Helios dà le redini del suo carro al figlio, che aveva la pretesa di essere meglio del padre o come il padre. Quando prende il volo, i cavalli si rendono conto che la mano è inesperta e insicura e questi cavalli iniziano a sputare fuoco incendiando il cosmo. Quindi c'è un danno enorme. Cosa accade? Che Zeus vede la scena, vede che il mondo sta andando a fuoco e quindi fulmina Fetonte facendolo cadere poi nell'acqua. Questa è una metafora incredibile di quello che tutti i giorni noi vediamo e assistiamo a livello collettivo, perché la guerra, gli scontri accadono spesso proprio per questo, perché i figli si mettono al posto del genitore pensando di essere migliori di loro. Quindi è una metafora perfetta su questo anno 1,
sull'energia del cavallo di fuoco che mette insieme questi due elementi, e devo dire anche su eventi che si sono visti susseguire in questi primissimi giorni dell'anno 2026, che hanno avuto proprio come elemento principale il fuoco, le fiamme, il bruciare ciò che c'è attorno attraverso appunto questo elemento. Concludo facendo una piccola analisi anche sulle cifre che compongono 2026. 2, 2, 6 sono tutti numeri pari, quindi femminili, che parlano di ascolto, di accoglienza, di cura, amore, benessere, di aiuto, ma senza sostituirsi all'altro. Quindi anche le singole cifre portano con sé un messaggio. Il doppio 2 del 2026, questo doppio 2 comunque ce l'abbiamo da diversi anni, ma essendo che poi l'energia è totalmente femminile, il risvolto di questa forte energia femminile, anche se poi l'anno universale è guidato dall'uno che è un'energia maschile, parla che le donne possono prendere il posto degli uomini, ma incarnando un'energia maschile distruttiva. Questo a livello di collettivo, quindi a livello politico, eccetera. Adesso non voglio entrare troppo in questi aspetti, però l'energia femminile può diventare un'energia estremamente distruttiva e aggressiva, quindi c'è da tenere in considerazione anche questo aspetto qua. L'uno mostra che non c'è separazione, non c'è dualità, quindi se dentro di noi facciamo collaborare anziché scontrare queste due energie, il mondo potrebbe avere una frequenza e una vita molto diversa. Voglio concludere questo video con un messaggio che ho scritto sulla base di questa energia 1-10 che voglio leggervi. Che tu possa ricontattare il desiderio ardente custodito nelle profondità della tua anima, che tu possa riconoscere di essere lo strumento al servizio della tua essenza e di ciò che ti circonda, che tu possa risvegliarti dall'oblio che ti ha tenuto distante dalla tua missione fino ad oggi, che tu possa lasciarti condurre e guidare dal soffio dei tuoi antenati e che tu possa trasformare le tue paure in fiaccole che illuminano il tuo percorso, riconoscendo che le tue ombre non sono mai state contro di te, ma al servizio della tua evoluzione, che tu possa realizzare te stesso facendo anche solo un passo verso ciò che sei destinato a diventare, ricordando che l'atto più sacro per onorare coloro che alle tue spalle hanno finito troppo presto la propria vita è quello di realizzarti anche il loro onore. Tu sei un seme che nasce da una terra ricca di storie, vite, progetti, paure, talenti e desideri antichi che si tramandano di generazione in generazione. Se la tua anima ha scelto di essere su questo piano, è perché hai qualcosa da compiere, lo hai stabilito tu. Che questo sia per te l'inizio di un cammino allineato alla tua essenza e supportato da tutto ciò che è venuto prima di te. Ti auguro un buon inizio e un luminoso 2026. Qui sotto nei commenti potete scrivere le vostre domande, le vostre condivisioni, vi leggo e vi rispondo. Se ancora non siete iscritti, cliccate qui sotto su iscriviti e lasciate un mi piace se questo video vi ha aiutato ad avere più chiarezza in quello che vi aspetterà a livello collettivo in questo 2026. Vi ringrazio per l'attenzione e vi abbraccio, a prestissimo con i prossimi contenuti.